tutti. Stamattina ci siamo alzati presto sperando di trovare qualche spigola in questo fiumaccio che conosciamo tanto bene. Ieri ho sistemato la rete, l'ho aggiustata, l'ho lavata, già intrecciata come potete vedere. Ci aspettavamo un mare un po' più calmo, ma comunque ci va bene così. Magari qualche spigola esce, entra, qualche cefalone. Non ho visto ancora nulla, ma non disdegniamo la cosa. Il mare entra così, come vedete c'è questa corrente del fiume che in questo momento sta uscendo lentamente, poi con la bassa marea uscirà ancora di più e quello sarà il momento migliore, quindi diciamo tra un paio d'ore, ma qualche lancio ce lo facciamo uguale ora. Vedete c'è una secca, questo fiume che esce, tra qui e la secca dovrebbe passare il pesce. Speriamo bene, insomma. Vi faccio vedere una cosa. Questo è un blue crab. Qualcuno l'ha importato qui in Italia ma sta facendo dei danni incredibili. Questo è piccolissimo, ce ne sono di enormi. E purtroppo distruggono tutto, mangiano tutto. Quando possiamo noi le leviamo sempre. E diciamo anche questo, piccolino, però lo leviamo perché non fa parte dell'ambiente, ma fa un ottimo sugo. Eccola qua. Vedete un blue crab e due spigoline. Le avevo viste mangiare. Pensavo fosse qualcosa di più grande, ma purtroppo questo c'è. Vedete la spigola? Tende a mettere la testa fuori. Non cercate di tirarla da dentro perché potreste ucciderla, ma piano piano la fate scivolare fuori. E questo, anche se molto piccolo, lo dobbiamo uccidere perché non è una specie del posto e farebbe solo danni. Spigolotta che ributtiamo prontamente a mare. Vedete, già sta cambiando la livrea. Beh, non è ancora il momento, aspettiamo un po' e ci vediamo fra un'oretta. Il segreto per lanciare bene non è nell'abilità del lancio, quanto nel mettere bene la rete addosso. Ecco perché prima di ogni lancio bisognerebbe prendersi quei 30 secondi, un minuto, per poter avere la rete sempre in maniera perfetta. Il 90% del lancio prende da quello. Questa tecnica qui già ho spiegato nel video. Come vedete cerco di prenderla sempre evitando nodi o diciamo degli oggetti di una rete che possono dominare. Abbiamo aspettato un'oretta, ora siamo pronti per vedere se qualche cefalaccio, qualche spigola stanno uscendo dal fiume.
Eccolo qua. Quando l'acqua è così torbida, purtroppo non riusciamo a vedere il pesce bene e l'unica indicazione saranno le bollate o i pesci che si muovono, diciamo, soltanto un cambiamento nella corrente, ma spesso non lo vedremo. Quindi dobbiamo fare, diciamo, dei lanci continui, tipo di pesca che personalmente non mi piace molto, ma che può regalare delle grandissime prede. Potete lanciarne nello stesso punto anche a distanza di 1 minuto, 2 minuti, perché tanto l'acqua è torbida e così mossa che diciamo il pesce sta passando, non ci vede, non è un pesce stanziale quello che andiamo a prendere. Ci sono dei punti preferiti di passaggio, quei punti dove il pesce preferisce passare o magari si ferma perché la corrente è più agevole o per qualsiasi motivo. Una volta trovati, cercate di tirare sempre lì, un po' come pescare con la bilancia ma con il rezzaglio. Vi ripeto, è un tipo di pesca che io non prediligo, ma che comunque in assenza di altro vedete? Ha la coda tutta mangiata. Questo può essere stato un pesce serra oppure non lo so, magari un'elica anche di una barca. Questi muggini sono ottimi da mangiare. Abbiamo trovato un buon punto, 3 lanci, 3 pesci, stanno passando, anche questo ha la coda rovinata. Vedete? Questo punto non è più un caso, vuol dire che loro sono lì perché probabilmente è stato aperto questo piccolo rigoletto di acqua un po' più dolce, diciamo, anche più fresca, e spesso i cefali che hanno, diciamo, le pinne rovinate o anche delle malattie, ma non è questo il caso, si mettono lì per, diciamo, per togliere i parassiti, per guarire più in fretta. Un po' in questa condizione, prima di tirare, visto che il pesce non lo stiamo, nel caso in cui non lo vediate, quindi volete fare solo un tiro così per vedere se fortunatamente passa o meno, entrate nell'acqua, nel caso in cui entriate, fermatevi per 30 secondi, 1 minuto e poi lanciate, perché i pesci vi percepiranno come un tronco, come un oggetto, non riescono a vedere bene. E a volte capita di sentirli tra le gambe, anche pesci molto grandi che non ci vedono e ci vanno a sbattere. Non vi spaventate, contate un po' e poi tirate avanti verso la corrente. Questo, vedete, ha la testa più tozza e anche, diciamo, il muso è diverso, non ha la macchia gialla, le pinne sono più corte. Ora lo portiamo di là e vediamo la differenza.
Hai visto? Camminando, quando tirate la corrente lo porta via, non tiratelo subito, camminate leggermente in modo tale che la rete non si chiude subito, altrimenti il pesce può uscire. Bel cefalo. Vedete? Macchia gialla, il muso è più affusolato, la pinna è più lunga e anche la testa è più affusolata. E anche una spigola. Voglio dire una cosa, quando c'è la spigola, a differenza del cefalo che batte sulla rete e si sente, la spigola, soprattutto se è grande, non la sentite assolutamente, cerca di rimanere ferma. Quindi se non sentite nulla, non affrettatevi a tirare la rete perché ci potrebbe essere una spigola. Bei pesci. L'acqua sta dall'altra parte. Non brillano di enorme intelligenza. Ero andato di là per vedere se c'era qualche spigolaccia, ma non ce ne sono. C'è la secca, ci sono delle belle buche, pensavo di trovarne, ma nulla. Non fatelo, don't try this at home, perché se avete gli stivaloni, non conoscete il posto, non attraversate mai come ho fatto io. Mi sono permesso di farlo perché lo conosco, quando è calmo il mare so che posso attraversare, non ci sono grossi ostacoli. E soprattutto perché ho la muta. È un po' freddo, ma qualsiasi cosa succede, mi levo la rete e me ne torno a nuoto, galleggio e sto tranquillo. Questa cosa è molto importante. Mai morire per un pesce.